Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi porto un aggiornamento davvero clamoroso che sta facendo il giro del web e di tutti i tabloid: l'arresto di Ali Tergenk, l'amatissimo interprete del sultano Suleiman nella serie evento Mutesem YZYL, e le conseguenze che questa vicenda sta avendo sulla sua famiglia e sull'intera industria dell'intrattenimento turca. Alla fine del video troverete tutti i dettagli. Ma prima di partire vi ricordo di cliccare su mi piace se apprezzate questo tipo di contenuti e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna delle prossime news. Se volete sostenermi ancora di più, potete anche cliccare sul pulsante Unisciti qui sotto. Ogni vostro supporto è prezioso e mi aiuta a continuare a offrirvi scoop, curiosità e retroscena esclusivi. Detto questo, mettetevi comodi e partiamo subito con la storia di questo scandalo che ha lasciato tutti a bocca aperta. 1. L'arresto a sorpresa di Ali Tergenk. Il 15 maggio 2025 la polizia turca ha fatto scattare le manette ai polsi di Ali Tergenk, arrestato con l'accusa di essere coinvolto in un'importante frode finanziaria. A pochi giorni dall'annuncio, le autorità hanno reso noto che l'indagine, partita già lo scorso autunno, riguarda un giro di denaro sospetto e una serie di contratti milionari che avrebbero interessato alcune figure chiave del mondo dello spettacolo e del business. Secondo i giornali, Ergenk sarebbe stato arrestato mentre si trovava nel suo appartamento di Istanbul, prima di essere condotto in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza. Immediatamente è scoppiato il caos, migliaia di fan increduli, decine di colleghi scioccati e una serie di interrogativi sul futuro di uno degli attori più celebri della Turchia. 2. Chi è Ali Ergenk e perché questo arresto è una bomba? Nato il 30 aprile 1970 ad Istanbul, Ali Tergenk ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo del grande sultano Suleiman ne Il secolo magnifico, in originale Mutesem YZYL, andato in onda tra il 2011 e il 2014. Il suo carisma, la presenza scenica e la capacità di incarnare con intensità un personaggio storico così complesso lo hanno reso un'icona non solo in Turchia, ma anche in Europa e in gran parte del Medio Oriente. Prima di approdare a questo progetto, però, Ergenk aveva già alle spalle una carriera costellata di successi in teatro, cinema e televisione, con numerosi premi nazionali e un seguito su Instagram che supera i 20 milioni di follower. Per questo motivo, la notizia del suo arresto è stata accolta come un terremoto. Molti si chiedono come possa cadere in un'inchiesta così delicata un professionista di tale livello e reputazione. 3. I dettagli dell'inchiesta finanziaria. Secondo fonti investigative, l'inchiesta che ha coinvolto Ergenk si concentra su un presunto schema di frode fiscale e riciclaggio di denaro, in cui sarebbero implicate diverse società di produzione televisiva e alcune banche locali. Le autorità sostengono di avere prove, tra email, bonifici e testimonianze, che collegherebbero l'attore con un giro di fatture gonfiate e transazioni sospette per un valore stimato in decine di milioni di lire turche. Nonostante gli avvocati di Ergenk abbiano presentato istanze di rilascio in attesa di giudizio, il tribunale ha respinto ogni appello, giudicando l'indagine solida e motivata dal rischio di inquinamento delle prove. A metà maggio, Halit è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza nei pressi di Istanbul, dove dovrà scontare la custodia cautelare fino al processo. 4. La decisione di Berguzar Korel, tornare in Turchia per i figli. A scatenare ulteriori notizie è stato il ritorno di fiamma in patria di Berguzar Korel, moglie di Halit e attrice di grande successo. Prima dell'arresto, la coppia viveva a Londra con i loro 3 figli, cercando di conciliare cinema internazionale e vita familiare. Tuttavia, all'indomani dello scandalo, Berguzar ha preso la difficile decisione di ritornare immediatamente in Turchia, portando con sé i bambini e stabilendosi a casa dei suoi genitori a Istanbul. Fonti vicine alla famiglia raccontano di un viaggio notturno e blindato, organizzato per salvaguardare la privacy dei piccoli e per garantire loro un ambiente protetto in un momento così delicato. La scelta di tornare a casa non è stata dettata solo dall'emergenza emotiva, ma anche dal bisogno di un appoggio familiare e legale, fondamentale per affrontare con più forza la crisi. 5. Le ripercussioni nel mondo dello spettacolo. Il clamore mediatico ha avuto conseguenze immediate sulla carriera di Halit. Diversi progetti a cui stava lavorando sono stati sospesi o cancellati,
contratti pubblicitari rescissi e campagne promozionali in cui compariva sono state ritirate. Alcune case di produzione hanno diffuso comunicati ufficiali per prendere le distanze, mentre altre hanno preferito mantenere il silenzio in attesa di sviluppi. Sul versante opposto, la decisione di Berguzar di restare accanto al marito ha raccolto commenti di solidarietà, ma anche qualche critica. Alcuni analisti di gossip hanno insinuato che l'attrice potrebbe subire un contraccolpo professionale, perdendo opportunità in progetti internazionali per via del peso mediatico di questa vicenda. 6. Fan e social tra solidarietà e speculazioni. Sul fronte social, gli hashtag cancelletto Freeality e cancelletto Corel Family sono esplosi in poche ore. Da un lato, migliaia di sostenitori chiedono giustizia e sostengono l'innocenza di Ergenc, pubblicando video di scene indimenticabili tratte dalle sue serie e film. Dall'altro, c'è chi alimenta teorie di complotto, suggerendo implicazioni politiche o giochi di potere dietro l'arresto. Non mancano nemmeno i meme e le battute ironiche, perché in fondo il web non fa sconti a nessuno e trasforma ogni dramma in un fenomeno virale. Tuttavia, i più attenti hanno notato come Berguzar abbia evitato di commentare pubblicamente la vicenda almeno fino all'ultima settimana di maggio, preferendo concentrarsi sulla protezione dei figli e sulla gestione privata della crisi. 7. Il primo commento ufficiale di Berguzar. Il 25 maggio 2025, dopo giorni di assoluta assenza dai social, Berguzar Corel ha diffuso un breve comunicato sulla sua pagina Instagram, in cui ha confidato: «Sto attraversando il periodo più difficile della mia vita, non solo come moglie ma soprattutto come madre. I miei figli non meritano di pagare per errori che non hanno commesso e farò tutto il possibile per proteggerli dal clamore mediatico. Vi chiedo rispetto e privacy mentre cerco di trovare un po' di serenità in mezzo a questa tempesta». La frase, seppure sobria, ha suscitato un'ondata di solidarietà, con colleghi e amici che hanno espresso vicinanza e offerto aiuto concreto, dai pasti preparati alle più semplici parole di incoraggiamento. 8. Tensione e tradimento. Cosa succede dietro le quinte? Fonti interne al loro entourage riferiscono che, prima dell'arresto, la coppia stava attraversando un periodo di tensione. Voci non confermate parlano di divergenze di vedute sui progetti futuri e persino di alcune incomprensioni finanziarie. Nulla di ufficiale, ma il contrasto tra l'immagine pubblica di coppia perfetta e il retroscena di una vita coniugale in crisi ha alimentato ulteriori gossip. C'è chi sostiene che Berguzar sia rimasta profondamente delusa dalla condotta di Ergenc, non tanto per la detenzione in sé, quanto per il presunto coinvolgimento in un'attività illecita che avrebbe tradito i suoi valori. 9. Prospettive per il futuro di Berguzar Corel. Nonostante il momento drammatico, diverse produzioni turche starebbero valutando di offrire a Berguzar nuovi ruoli, approfittando della sua popolarità e della simpatia crescente del pubblico nei suoi confronti. Secondo alcuni produttori, un ritorno sul piccolo schermo in una serie drammatica o in un film indipendente potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Il pubblico ama le storie di riscatto e di forza femminile. Altri invece avanzano l'ipotesi che l'attrice decida di prendersi una pausa prolungata, per dare priorità al benessere emotivo dei figli e prendersi cura di sé lontano dai riflettori. 10. L'iter legale di Halit, appello o condanna definitiva? Intanto, il team di avvocati di Halit Ergenc lavora senza sosta per rovesciare la sentenza di custodia cautelare. L'appello, previsto per giugno 2025, punta a dimostrare la mancata prova diretta del coinvolgimento dell'attore nello schema fraudolento. Secondo la difesa, molti documenti non contengono firme né autorizzazioni chiare, mentre i testimoni chiave avrebbero fornito versioni contrastanti. Se l'appello dovesse fallire, Ergenc rischierebbe una pena fino a 10 anni di reclusione, un'eventualità che rovinerebbe irrimediabilmente la sua carriera e l'equilibrio della sua famiglia. 11. La rete di solidarietà della comunità artistica. In questi giorni critici, numerosi colleghi di Ergenc e di Corel hanno espresso pubblicamente la loro vicinanza. Attori del calibro di Kwan Statiltu e Tuba Büyüküstün hanno lanciato appelli per il rispetto della privacy, sottolineando l'importanza di distinguere tra indagine e condanna. Registi e produttori hanno chiesto ai media di evitare speculazioni dannose e di non trasformare un procedimento giudiziario in un circo mediatico.
Anche molte organizzazioni a tutela dei diritti umani hanno invitato le autorità a garantire un equo processo e a non considerare la fama un'aggravante. 12. Conclusioni. Cosa ci riserva questa vicenda? Questa storia, con i suoi colpi di scena e i retroscena familiari, ci ricorda quanto possa essere fragile il confine tra vita pubblica e privata, soprattutto per chi vive sotto i riflettori. Resta da vedere se Ali Tergenk riuscirà a dimostrare la sua innocenza e a tornare al lavoro, e se Berguzar Korel saprà rialzarsi più forte di prima, trasformando il dolore in ispirazione per nuovi progetti. Nel frattempo, i fan restano in trepidante attesa, divisi tra speranza e curiosità per le prossime mosse di questa coppia tanto amata. Bene, cari amici, questo era il dettaglio completo della vicenda Ergenk-Korel. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Credete che sotto ci sia un complotto? Oppure temete che la fine della carriera di Halit sia ormai inevitabile? Lasciate un vostro parere e, come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo episodio con nuovi scoop e notizie dal mondo delle celebrità. A presto!